Allora, salve, sono Enzo Marcolin, siete nell'azienda di famiglia, siamo due fratelli con un dipendente si annoverano di avere una stalla di vacche da latte per la produzione del grana padano. Siamo in zona DOP, tutte le mie vacche, che sono 100 vacche in lattazione, hanno un disciplinare da rispettare, quindi un tipo di mangiare a loro dedicato, per cui ce ne prendiamo molto cura. A partire dai nostri terreni abbiamo circa una cinquantina di ettari che vengono coltivati per la grande maggioranza a mais, per l'insilato di mais, dopo per una gran parte per la medica e il restante per fieno di graminacee, miscuglio, che utilizziamo per dare da mangiare agli animali. Allora, questi 50 ettari sono sufficienti per allevare i miei animali, anzi stiamo cercando in tutti i modi di coltivare al meglio i nostri terreni per far sì che la resa dei nostri terreni sia migliore. Come? Mettendo in pratica le buone e sane abitudini che ci avevano insegnato intanto un tempo, ma soprattutto le nuove tecnologie, quindi irrigazione di precisione, tutto quello che riguarda il miglioramento dei terreni per mantenere la fertilità e quindi mantenere la produzione, lo stiamo mettendo in pratica con dei successi. Possiamo dire che effettivamente quello che acquistiamo è la farina di soia e comunque anche la farina di mais, perché noi per il mais siamo autosufficienti per l'insilato di mais, in cui, siccome siamo in un territorio che è dedito alla coltivazione del mais, siccità permettendo, ma come ho già detto prima, proviamo a coltivarla lo stesso, provando a mettere in piedi il discorso dell'irrigazione di precisione. Siamo sicuri di riuscire a farlo in ottime condizioni lo stesso. Allora, l'aumento dei costi in questa azienda per fortuna attualmente non sta ancora tanto impattando, visto che avevo scorte elevate di fieni, scorte elevate di insilato di mais, perché avevo lavorato bene nel 2021 e perché ero stato lungimirante. L'idea comunque di essere lungimirante ci aveva portato a esaltare le produzioni e a lavorare meglio nella superficie agricola che avevamo a disposizione. Non per questo noi già alcuni anni fa abbiamo sposato l'idea di fare l'erba medica in determinate situazioni. Cioè, cosa vuol dire? Esaltare l'erba medica per portare a casa delle proteine migliori, di migliore qualità. Questo ci ha permesso sicuramente di portare a lavorare in un latte di alta qualità, e questa è espressione oggi dei nostri premi avuti anche nella caseificazione, perché il nostro caseificio ce lo riconosce di aver lavorato in un determinato modo. L'espressione sono i fieni di qualità, ragione per cui terra lavorata bene. Non possiamo esimerci dal fatto di lavorare la terra in un determinato sistema per arrivare poi alla bocca dell'animale. Questo secondo me è il successo delle aziende, deve essere questo. Non mi sento fortunatamente un'azienda in difficoltà, anzi al contrario, perché secondo me avevamo già visto periodi peggiori. Io li ho visti una quindicina di anni fa, quindi ci siamo preparati e sono pronto anche ad ampliare l'azienda, e non penso che le aziende devono fermarsi, ma non penso neanche che le aziende devono ingrandirsi per poi cercare la redditività. La redditività è dentro di te. Allora, la mia speranza per il futuro è convogliare tutto nella parte giovane che arriva. L'insegnamento che dobbiamo capire noi allevatori è che noi con la società dobbiamo lavorare, e la resilienza è soprattutto capire e amare, tra virgolette, il nostro lavoro. Se noi amiamo il nostro lavoro, trasferiamo quello che noi dobbiamo o abbiamo imparato alla generazione futura. Io ho sempre in mente la generazione futura. Chi ha visto, io ho due figli, loro mi hanno insegnato molto che io devo progredire per poi riuscire a dare
ai miei figli o anche a mio nipote per portare questa azienda in quinta generazione. Io ci credo e quindi questo sarà il forte di questa azienda qui.